Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, anche ascendente pesci o luna e Venere in pesci se ce l'hai. Oggi andiamo a vedere quale parte di te è pronta a nascere. Poi andremo a vedere in quale ambito si manifesterà per prima questa parte di te che è pronta a nascere e a mezzo della nostra tarologia co-creativa andremo a vedere quali sono i passi che ti vengono indicati affinché tu possa realizzare il grande capolavoro della tua vita. Allora, metto il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Quale parte di te è pronta a nascere? Estraiamo la prima carta che risponderà prima di tutto a quale vecchia identità sei chiamato a lasciare andare. Un'immagine di te che ha ormai concluso il suo compito, ossia la pelle che non può più contenere la tua espansione. Il 7 di spade. No, sorrido perché qual è la storia che ti stai raccontando? Perché la parte di te che sei chiamato o chiamato a lasciare andare è quella versione di te che continua ad aggirare la propria verità invece di attraversarla. Cioè non parla necessariamente del fatto che stai ingannando gli altri, di inganno verso gli altri, ma parla molto spesso il sette di spade di quei piccoli compromessi che facciamo con noi stessi, di quando sappiamo perfettamente cosa il nostro cuore ci sta chiedendo, ma non lo seguiamo mai fino in fondo, troviamo sempre un'alternativa, o aspettiamo, o rimandiamo, o ci raccontiamo che non è ancora il momento, che dobbiamo capire meglio. Cioè, è proprio questa identità che la tua anima ti sta chiedendo di lasciare andare, perché tu hai un'intuizione straordinaria. Il problema non è che non vedi la verità, il problema è che a volte cerchi di passare accanto a questa verità senza incarnarla pienamente, no? E dal punto di vista della psicologia immaginale, il sette di spade rappresenta quell'archetipo del viandante che, sai, aggira cioè aggira, prende sentieri laterali, ma non perché ci sia codardia, ma perché temi che temi quello che potrebbe cambiare una volta che tu riconosci e incarni quella verità. Qual è questa verità? Cioè, la tua anima non ti sta chiedendo di essere più intuitiva, più intuitivo, quello lo sei già, ti sta chiedendo di essere più fedele a quello che la tua intuizione già ti dice. Cioè, nello yoga sciamanico potremmo dire che il daimon, cioè l'amante mistico, ti parla attraverso delle immagini chiarissime, però queste immagini non devi contemplarle all'infinito, devi viverle. Come se aggirassi un po' la verità tua profonda, perché questa settimana la vita ti sta chiedendo di smettere di scappare dalla tua essenza, da una certa verità che tu sai già, per ognuno di voi è diverso. Cioè, la tua anima è pronta a lasciare una pelle e incarnarne un'altra, quella della verità. Perché magari raccontiamo un po' di bugie a noi stessi, quindi anche agli altri, perché tu sei talmente sensibile e potente che quando l'uomo non ha paura dell'oblio, fondamentalmente ha paura della grande luce che potrebbe accecarlo. Quindi devi incarnare una certa verità. Vediamo un po'. Adesso andiamo a vedere perché continui ad aggrapparti ancora a questa versione di te. Vediamo un po'. Perché continui ad aggrapparti ancora a questa versione di te. Cavaliere di denari. Perché? Perché il Cavaliere di denari è una carta bellissima, a me piace tantissimo, no? Lo sapete bene.
Perché continui a percorrere una strada che già conosci. Entrambe le carte rimandano il salto, vedi? Cioè, tu continui a aggrapparti a questa versione di te perché quello che conosci ti fa sentire al sicuro, anche se non ti fa più crescere. No, meglio se rimango qua perché sono al sicuro, mi spiego? Cioè, il Cavaliere di Denari è bellissimo, è una carta che parla di costanza, di affidabilità, di disciplina, ma in questa posizione rivela una convinzione profonda che tu hai, che è quella che sia meglio restare su un terreno conosciuto piuttosto che rischiare qualcosa di nuovo. È come se una parte di te dicesse, se continuo a fare quello che ho sempre fatto, almeno so che cosa devo aspettarmi. Qua che si origina il 7 di spade, Cioè, non aggiri la tua verità perché non la conosci, la aggiri perché sai che seguire quella verità profonda cambierà profondamente tutto delle tue abitudini. E dal punto di vista della psicologia immaginale, il Cavaliere di Denari rappresenta l'archetipo del custode, cioè colui che protegge quello che ha costruito. Ma questa settimana la tua anima ti pone invece davanti a un'altra cosa. Cioè, tu stai custodendo un tesoro o una vecchia abitudine? Perché c'è una differenza enorme. E qua c'è un eccesso di prudenza, non è mancanza di coraggio, è un eccesso di prudenza. Cioè, ti faccio una domanda, qual è questa abitudine che continua a darti la sicurezza, però non ti permette di espanderti? Perché questa settimana ti chiedono di avere il coraggio di smettere di confondere la sicurezza con la fedeltà alla tua anima, al tuo destino. Perché la strada più sicura non è quella che conduce alla tua felicità, mi stanno dicendo. E la tua anima è pronta a camminare verso quello che sente davvero, anche se questo significa lasciare il sentiero che ha già percorso per tanto tempo. Mi spiego? Ti invito a fare la pratica del matto qua, che la trovi nel viaggio erotico degli arcani, Se non l'hai ancora fatta, cioè se l'hai fatta di nuovo rifalla, perché ti permette proprio di fare questo processo, no? Cioè di prendere atto di questo se sei all'inizio del nostro cammino sciamanico, mi spiego? Vediamo quale qualità della tua anima desidera finalmente emergere. Una forza che è già presente dentro di te, che aspetta di essere riconosciuta e vissuta. Quale qualità della tua anima desidera finalmente emergere? Infatti qua c'è allora, il 10 di bastoni. Allora, basta pesare. Allora, io ti sento pesante in questo momento, cioè come se tu ti sentissi appesantita da obblighi, responsabilità. Ehm, ehm, che però non ti appartengono più, perché il 10 di bastoni porta con sé dei bastoni che sono suoi, è una responsabilità sacra questa. Cioè, allora, la qualità che la tua anima desidera finalmente far emergere è la capacità di portare fino in fondo quello che il tuo cuore ha già scelto, anche se questo comporta prendersi una responsabilità più grande, perché dopo tutta questa fatica tu ti alleggerisci. Questa non è la fatica di portare un'abitudine e il 10 di bastoni, ma quando tu fai il salto cambia completamente perché è la forza dell'anima. Cioè, dentro di te esiste una straordinaria capacità di sostenere la tua missione, mi sta dicendo il 10 di bastoni. Quello che deve cambiare non è questa tua capacità, questa tua forza, è quello che scegli di portare sulle spalle. Mi spiego? Cioè, per tanto tempo qua mi dice che hai evitato alcune verità e il 10 di bastoni ti dice adesso sei abbastanza forte per sostenerle. Ecco, questo è. E questa tua costanza diventa un dono quando viene messa al servizio del tuo vero destino, Quindi dal punto di vista della psicologia immaginale, questo 10 di bastoni rappresenta proprio l'archetipo del portatore del fuoco, potremmo dire, colui che accetta di portare una fiamma preziosa non perché qualcuno glielo impone, ma perché riconosce che quella fiamma appartiene alla sua missione.
Forse per anni hai portato dei pesi che non erano tuoi, responsabilità, aspettative, ruoli, come ti stavo dicendo prima. Adesso la tua anima ti dice lascia cadere ciò che non ti appartiene, perché possa emergere la forza necessaria a sostenere ciò per cui sei davvero venuto al mondo, perché la forza ce l'hai. E nello yoga sciamanico potremmo dire che il fuoco della Kundalini in questo modo, in questo momento, chiede di illuminare il tuo cammino. Per questo la vera qualità che desidera emergere è la dedizione, cioè la capacità di mettere tutta la tua energia al servizio di quello che ami profondamente. E qua mi viene una domanda molto sottile e potentissima che di cui coglierai subito il significato. Qual è questo peso che stai portando perché credi di dover portare? Quale peso stai portando perché credi di doverlo portare? E quale invece sceglieresti di portare anche se nessuno te lo chiedesse? Perché questa settimana la tua anima non vuole caricarti di pesi, vuole liberarti da quelli inutili affinché tu possa dedicare tutta la tua forza a quello che rende più viva la tua vita. Cioè devi portare solo quello che appartiene al tuo destino. Mi spiego? Ok. Allora, quarta carta, in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima? Regina di coppe. Nelle emozioni, nel tuo modo di sentire le emozioni, non le devi sentire come un peso. Le tue emozioni sono i tuoi più potenti alleati. Siccome tu sei molto sensibile, e quindi quella sensibilità è puro potere. Cioè, la regina di coppe non indica tanto un settore della vita dove questa trasformazione si manifesterà, mi parla del luogo da cui nasceranno tutti gli altri cambiamenti, cioè la tua zona interiore. Questa trasformazione desidera manifestarsi prima di tutto nel tuo mondo interiore, nel modo in cui ascolti le emozioni, nel modo in cui ti accogli, nel modo in cui ti relazioni con la tua anima, che sono le emozioni che vivi, che sono gli eventi, che sono manifestazioni delle emozioni. Quindi è questa trasformazione si manifesta primariamente dalla relazione con il mondo invisibile. Allora, la tua anima ti ha appena detto che possiedi la forza per sostenere il tuo destino e la regina di coppe ti insegna come farlo, cioè non devi irrigidirti. Non devi sacrificarti, ma devi rimanere profondamente in ascolto del tuo sentire. Allora, il sette di spade aggira la verità, non la vuole sentire. La regina di coppe invece si siede davanti a quella verità con dolcezza, senza più fuggirla. E quindi dal punto di vista della psicologia immaginale la regina di coppe rappresenta l'archetipo della custode dell'anima, la sciamana delle emozioni. È quella parte di te che sa dialogare con le emozioni, con le immagini, con i sogni, con i simboli, senza volerli controllare, ma li accoglie, li lascia parlare e da questo ascolto nasce questa grande trasformazione. Nello yoga sciamanico questa carta richiama proprio la relazione con il daimon, cioè le pratiche che state facendo, delle porte soprattutto, i sogni, le meditazioni, gli arcani maggiori, il viaggio erotico negli arcani, tutto quello che stiamo facendo insieme, non sono esperienze separate dalla vita quotidiana, cioè per alcuni di voi è semplicemente un messaggio che ti dice continua a dialogare con quello che sta venendo fuori dalle pratiche. Mi spiego? Cioè, quello che stiamo facendo sono proprio il luogo in cui la tua anima ti sta incontrando. Quindi, ed è per questo che la trasformazione vuole manifestarsi qui prima di tutto, cioè nel tuo rapporto col mondo interiore. Perché? Perché quando cambi il dialogo con l'anima, che sono le immagini, le emozioni, cambia inevitabilmente anche il tuo modo di lavorare, di scegliere, di vivere, di amare. Mi spiego? Questa settimana la vita non ti chiede di cercare risposte fuori, ma di approfondire la relazione con quella parte di te che le risposte le conosce già. Ok? Wow.
Adesso andiamo a vedere qual è il primo passo concreto che la vita ti chiede di compiere in questi giorni. Questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Quindi per i prossimi 7 giorni, qual è il passo concreto che la vita ti chiede di compiere? Rispondi alla chiamata. Il giudizio con la dicitura karma. Allora, se tu fai questo karma, te lo stai portando da tanto tempo. Questa è una carta antica. La vita ti sta chiamando tante volte a smettere di dirti bugie, di raccontarti la stessa storia, di non incarnare la verità. Allora, il karma non è tanto quello che ti accade, come vi insegno sempre, è il modo in cui ti relazioni a quello che accade, è il modo in cui ti relazioni alle tue emozioni. E qua ti hanno detto cosa concretamente devi fare. Ascoltare questa verità che dentro di te è profonda, dialogarci con amore, assumerti la responsabilità di questo e andare. Il primo passo che la vita ti chiede è uno solo: rispondere alla chiamata dell'anima. Queste cose ti sono capitate da sempre e come karma qua è quello che continua a ripresentarsi, a ripetersi finché non scegli di collaborare con la tua anima. Cioè, all'inizio cercavi di aggirare una verità e il giudizio ti dice: è arrivato il momento di attraversare questa verità con la regina di coppe. Agisci in accordo con quello che la regina di coppe ti dice. Cioè, la tua anima ti sta chiedendo di ascoltarti e di agire in accordo con quello che ascolti. Dal punto di vista della psicologia immaginale, il giudizio rappresenta l'archetipo della vocazione, cioè il momento in cui il daimon non ti sussurra più, ma grida, ok? Non perché voglia costringerti, ma perché sa che sei finalmente pronta o pronto a riconoscere la direzione della tua vita. E nello yoga sciamanico questa è la chiamata dell'amante mistico, cioè che dopo averti parlato attraverso le pratiche che facciamo insieme, attraverso le porte che facciamo insieme, le immagini, i simboli, adesso ti dice: basta contemplare, adesso vivi tutto quello che ti ho mandato. Per questo il primo passo concreto è molto semplice. Fai quella telefonata, per esempio, inizia quel progetto, prendi quella decisione, chiudere quello che sai essere concluso, oppure dire finalmente un sì, sonoro sì, a qualcosa che il tuo cuore desidera da tempo. Perché il giudizio non mica ti chiede 100 passi da fare, ti chiede il primo. Cioè la vita ti sta chiedendo in questi giorni di smettere di rimandare quel passo. La vita ti chiede di smettere di rimandare quel passo, non trovo altre parole. Vediamo qual è il dono che ricevi. Quale dono riceverai se attraverserai questa soglia? Quale dono riceverai se attraverserai questa soglia? È uscita da sola. Quindi, come sesta carta abbiamo il Cavaliere di Spade. Riceverai quindi la chiarezza, come qualità interiore. Ti vedo proprio come colei che taglia i veli dell'illusione, colui: io sono questo. È il coraggio di agire con decisione nella direzione che la tua anima ti ha già indicato. Questa è la carta di chi, dopo tanto ascoltare, finalmente si mette in moto. Dialoga con tutta la lettura questo, perché questo eviti la verità e il Cavaliere di Spade corre verso quella verità. Mi spiego che è stupenda come trasformazione. Poi il Cavaliere di Denari dice: all'inizio c'era la prudenza, passo lento, e invece adesso agisce. Cioè dal punto di vista della psicologia immaginale il Cavaliere di Spade rappresenta proprio l'archetipo del guerriero della verità. Mica combatte contro gli altri, cioè combatte contro le esitazioni
che per troppo tempo gli hanno impedito di essere pienamente se stesso, combatte contro le proprie resistenze all'amore, al darsi. E il congiudizio è perfetto, perché la chiamata dell'anima da sola mica cambia il destino, è la tua azione che lo cambia. Allora nello yoga sciamanico diremmo che il daimon ti ha parlato attraverso i sogni, le pratiche che facciamo, le intuizioni. Adesso il dono si manifesta come una decisione improvvisa, una chiarezza che non avevi mai avuto, cioè il coraggio di dire finalmente sì o anche un no, ma soprattutto la libertà di smettere di vivere nella possibilità e iniziare a vivere in quella cosa che scegli. È bellissimo. Come vedi è un solo arcano maggiore in questa lettura, è il giudizio, c'è da tempo che ti sta chiamando a questa cosa. È arrivato il tempo. Vediamo qual è il messaggio finale dell'amante mistico con le carte degli animali. Messaggio finale dell'amante mistico. L'animale guida. Renascimento, la mariposa, la farfalla, puoi reinventarti, apriti alla ricompensa del cambio, hai la luce da condividere con il mondo, ama ogni parte del tuo viaggio. E vabbè, questo parla da solo, cioè ti stanno confermando tutta la lettura, ti sta chiamando da tempo la tua anima a questo cambiamento. Hai una luce che irradia qualcosa di meraviglioso, cioè rinasci in questo. Magari molte volte hai creduto che, no? Lo crediamo tutti, che la nostra storia ci definisse. E molte volte magari hai pensato che il passato decidesse chi saresti diventata o diventato. Questo è l'errore che facciamo tutti. Ma la farfalla arriva per ricordarti che la natura celebra la trasformazione, non ha paura. E allora il giudizio qua ti chiamava a rispondere alla voce della tua anima, e la farfalla ti mostra che cosa accade quando rispondi. Nasce una versione di te che non avrebbe potuto esistere senza questo coraggio. Quindi è la metamorfosi, cioè non cambia perché, cioè la farfalla è proprio, nasce, no? Dopo quel bruco che è stato. Non cambia perché rifiuta il bruco che è stato, cambia perché lo porta con sé. Cioè ogni fase del viaggio ha avuto un senso, ogni esperienza ha preparato le ali che oggi puoi spiegare. E nello yoga sciamanico la farfalla ricorda che ogni pratica che facciamo insieme, ogni sogno, ogni porta che pratichiamo insieme, ogni arcano che vivete è un piccolo bozzolo. Cioè a un certo punto non puoi più restare al suo interno, devi avere il coraggio di uscire e di mostrarti al mondo nella tua forma nuova. Cioè, questa carta mi sta raccontando che devi trasformarti perché la tua luce possa diventare una medicina anche per gli altri. Ama ogni parte del tuo viaggio. Cosa significa ama ogni parte del tuo viaggio? Ama non solo le vittorie, ama anche le attese, ama anche gli errori, ama anche le cadute. Perché senza il bruco non esisterebbero mai le ali. Cioè la tua anima non ti sta chiedendo di diventare qualcun altro, ti sta chiedendo di avere il coraggio di diventare finalmente tutto ciò che sei sempre stato destinato a essere. Ok? Allora, ti dico di fare questa piccolissima pratica appena sveglia o appena sveglio. Metti una mano sul cuore, magari la sinistra, e ripeti: io prendo ferma risoluzione di rispondere alla chiamata della mia anima. Poi, entro la giornata, fai un'unica azione concreta nella direzione che senti più vera della tua anima. Questa è una pratica semplicissima, ma profondamente co-creativa, perché
tu ogni giorno rispondi a una sola chiamata dell'anima senza aspettare il momento perfetto e integri tutta questa potenza. Ok? Poi per tutti i percorsi che trovi sul canale sotto l'info box. Ragazze e miei ragazzi, è una lettura stupenda, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.